Tante aziende o professionisti stanno sostituendo gli influencer con questi che sono influencer AI, costano meno e li gestisci perfettamente come vuoi. Guarda qua. Ne ho provate tante di creme per la pelle, ma questa è davvero incredibile, davvero consigliata. Con pochi strumenti e in pochi minuti riusciamo a creare questi influencer AI, li possiamo creare come vogliamo, possono vendere qualsiasi prodotto che abbiamo a disposizione, quindi se hai un'azienda, se hai un'attività oppure sei un social media manager che aiuta le attività locali o le aziende o professionisti a vendere prodotti, guarda questo video fino alla fine perché ti spiego step by step come si creano questi influencer AI, quindi andiamo direttamente nel computer e partiamo dall'inizio. Io userò la piattaforma Xfield AI perché è quella che uso sempre, ma per usare gli strumenti che ci servono, che sono Nano Banana Pro, Veo 3.1, Kling 2.6, puoi usare qualsiasi piattaforma che sei abituato, anche le piattaforme specifiche, quindi Gemini, Kling, eccetera. Andiamo dentro e ti faccio vedere come faccio io. Eccola qui la nostra influencer, l'ho creata dentro Nano Banana Pro e tu puoi usare Nano Banana Pro all'interno di Gemini, all'interno di qualsiasi piattaforma che lo supporti. Io uso Xfield come ti dicevo. Questo è il prompt, quindi ovviamente tutti i prompt che vedi oggi te li lascio in descrizione. Qui abbiamo la descrizione della inquadratura, quindi questo è molto importante, phone front camera style, quindi appunto selfie. È il selfie perché è così che agiscono le influencer, con l'inquadratura frontale. Qua la descrive una giovane donna, eccetera, eccetera, e qui diamo anche la descrizione della location, una giornata di sole, cucina bianca, luce soffice del mattino, eccetera. Quindi creiamo un influencer molto realistica, non una super bellezza preparatissima, eccetera. È proprio acqua e sapone. Ovviamente puoi fare anche un uomo, se hai piacere di far vendere il tuo prodotto a un uomo, quindi qua basta cambiare woman e metti man e sei già a posto. Dentro Xfield quindi vado a mettere questo prompt, Xfield lavora così, ti dà questa scheda dove puoi inserire il tuo prompt. Non serve nessuna immagine di riferimento perché vogliamo che Nano Banana Pro crei una persona da zero. Qui andiamo a dirgli che vogliamo 9 sedicesimi, 4K o 2K, va bene anche 2K. Io ne farei 4 di generazioni, così poi ne scegliamo una giusta. Premendo genera, mi genera queste influencer. Io fra tutte questa no, sono io in un altro video che poi lo farò nei prossimi giorni dove spiego come camuffarsi e farsi trasformare in personaggi alla moda, diciamo così. No, ecco, allora andiamo qui, io ho scelto questa fra quelle che mi ha dato e basta, siamo arrivati alla immagine di partenza. Secondo passaggio, il prodotto, perché noi vogliamo che la nostra influencer presenti un prodotto. Io ho trovato questa crema dal web, la prima che ho trovato, e ho deciso che questo era il prodotto che la mia influencer avrebbe dovuto presentare. Parto da questa foto, torno dentro Nano Banana, inserisco questo prompt che dice crea un grid 3x3 con diversi angoli di questo prodotto, perché dopo userò questo sheet, così si chiama, per darlo in mano poi all'influencer in modo tale che l'AI capisca come è fatto questo prodotto da tutte le angolazioni. Quindi molto semplicemente torno dentro Xfield, questo è il risultato che mi ha prodotto, questa è la foto che io gli ho dato in origine, il prompt è quello che ti ho appena detto, molto semplice. Anche se gli ho chiesto una griglia 3x3 me l'ha fatta 4x3, ma va bene lo stesso, quindi prendo questa e ho fatto la seconda fase, quindi ho il prodotto. Lo step successivo è unire la nostra influencer AI con il prodotto e ottenere la nostra ragazza che ha in mano il prodotto e lo sta mostrando. Molto semplice. Come facciamo? Andiamo dentro Nano Banana Pro, inseriamo la prima foto, inseriamo la seconda e gli diamo questo prompt che dice
metti il prodotto, io ho messo anche il nome del prodotto così capisce meglio, foto 2, adesso poi ti faccio vedere perché foto 2, nella mano dell'influencer foto 1 e match the lighting of the product to the environment, cioè mantieni la luce della situazione anche sul prodotto perché deve rimanere appunto coerente. Come facciamo? Andiamo di nuovo dentro Xfield, gli ho dato foto 1 la nostra ragazza, foto 2 lo sheet con tutti con il nostro prodotto, il prompt è quello che ti ho detto e questo è il risultato, la ragazza con in mano il prodotto. Ovviamente da qui io sono andato nel più, ho caricato la prima immagine, la seconda e qui ho scritto il prompt. Sempre 9/16 mi restituisce questa. Prossimo step, animare la nostra influencer, quindi farla parlare, farla muovere. E in questo prompt noi la facciamo muovere all'interno della stanza con il prodotto in mano e le facciamo dire: ne ho provate tante di creme per la pelle, ma questa è davvero incredibile, davvero consigliata. Questa è la frase. Come si fa a ottenere l'animazione, cioè trasformare in video questa immagine? Andiamo dentro Veo 3.1, che è la piattaforma che ci permette di creare video da foto. Io la uso da dentro Xfield, ma puoi usarla anche da Gemini se vuoi o da Flow in base a come sei abituato o abituata. Prendo il mio prompt, lo copio, vado dentro Xfield, in alto dove c'è video clicco e entro nella sezione della creazione dei video. A questo punto io qui sotto vado a scegliere il modello Veo 3.1, Google Veo 3.1. Nello start frame vado a mettere l'immagine della ragazza col prodotto in mano. Ecco fatto, messa la foto, copio il prompt qui, gli do le ultime indicazioni, qualità 4K, 9/16, quindi formato verticale, 8 secondi la durata del video. Genero e ottengo quello che hai visto all'inizio, te lo faccio rivedere. Ne ho provate tante di creme per la pelle, ma questa è davvero incredibile, davvero consigliata. Sono veramente pochi passaggi, una volta che poi li hai imparati li fai in automatico e crei le tue influencer, i tuoi influencer che stanno facendo qualsiasi cosa in qualsiasi situazione, mentre corrono, mentre sono al parco, mentre sono a casa, e possono o parlare direttamente e dire qualcosa legato all'azienda oppure presentare un prodotto. Ma non è finita qui, tocco finale. In questo caso, alla fine di questo video, sarebbe bello metterci una cosa del genere, una presentazione velocissima per chiudere il video del prodotto. Vediamo come si fa questa cosa. Partendo dallo sheet del nostro prodotto, usiamo questo prompt e andiamo di nuovo dentro Nano Banana. Siamo di nuovo dentro Nano Banana, qui incolliamo il nostro prompt. Come immagine di riferimento gli diamo lo sheet, come ti dicevo prima. Ecco qui, ho messo questo prompt con il nome anche del prodotto. Io dopo ti lascio tutti i prompt in descrizione. Ovviamente tu dovrai andare a cambiare i nomi dei prodotti. Questi sono alcuni risultati perché ne ho fatti più di uno. C'è questo qui con l'ombra. Ne sono usciti altri e io alla fine ho scelto questo. Ora, ultimo passaggio, uso l'AI Kling 2.6, gli do la mia immagine e scrivo semplicemente Slow Motion Design. Kling 2.6 è fatta apposta per creare i video, con questo prompt creerà l'animazione che hai visto prima, quindi andiamo di nuovo dentro Xfield, in questo caso ho inserito questa immagine, qui ho scelto Kling 2.6, abbiamo un'immagine, messo dentro il prompt, questo è il prompt vecchio, comunque qui ci metti il prompt, quello semplicissimo che ti ho fatto vedere prima, bastano 5 secondi, generi e hai il tuo video con l'animazione del prodotto.
Ti starei chiedendo quanto costa Xfield? Allora, è una piattaforma dove hai tutto, creazione di video, di audio, di immagini, con tutte le ultime uscite nuovissime per quello che riguarda la gestione delle intelligenze artificiali, quindi Nano Banana Pro, Nano Banana 2, Kling, Veo, per il prezzo che offre lo starter, che è quello con cui puoi cominciare per vedere di fare i primi esperimenti e capire se ci stai dentro. 15 euro al mese non sono certo una follia. Ci sono anche altre piattaforme all in one dove c'è dentro di tutto, quindi fai le tue ricerche, vedi tu quale è quella più adatta a te. Io uso Xfield, se ti interessa e vuoi usarla trovi anche il mio link in descrizione. In descrizione ti lascio anche tutti i prompt per creare tutto quello che hai visto prima. Siccome in questo canale parlo di queste tematiche e sei arrivato fino alla fine, quindi ti interessano, seguimi. Inoltre trovi anche in descrizione anche la mia business email per collaborazioni o consulenze. Ci vediamo al prossimo video.